lobby, benvenuti alla puntata speciale di Halloween. Scusate, non dovevo ridere. Insomma, volevo raccontarvi questa cosina. Allora, ci siamo preparati, io e Francesco, una puntatina tutta speciale per voi, per questa notte particolare, dove sarebbe meglio restare molto chiusi in casa, perché fuori girano cose strane che di solito non girano. Insomma, oggi abbiamo preparato una puntata speciale su HeroQuest 3D, ma vi faremo vedere delle decorazioni terrificanti subito dopo la sigla. Del lobby, ben arrivati alla puntata speciale di Halloween sul mio Castorminiatus Vlog TV. Allora, detta così sembrava proprio veramente uno slogan, Allora ragazzi, vi faccio vedere delle cose particolari. Oggi iniziamo a decorare anche le mura di HeroQuest 3D e vado a mescolare subito il nostro grigio, perché partiamo a fare la stessa identica decorazione in dry brush che facciamo per le basi, con la differenza che poi andremo a lavorare praticamente i muri con varie tecniche che ovviamente saranno più sulle lavature, per riuscire a mantenere un effetto pietra rispetto a quello che poi andiamo a fare con le colorazioni, ma potremo usare lo streaking grime anche qui. Allora vi faccio vedere intanto il dry brush velocissimo. È sempre fatto con lo stesso pennello, sempre con lo stesso colore base. In questo caso io uso un brush on primer della Warpaints nuovo, della Fanatic. È molto buono perché praticamente è veramente un colore coprente, è un primer, quindi è ancora più coprente dei colori normali e dà questa possibilità appunto di passare veloce sopra la miniatura e dare immediatamente una bella colorazione che tale altre fa da primer, quindi ha più grip, perché il primer è fatto apposta, come quello nero che c'è ora sotto, per avere un po' più di grip e quindi far attaccare meglio i colori dopo. Allora, adesso io non vi faccio vedere timelapse, vado veloce come vi ho fatto vedere adesso, in questo modo qui, semplicemente spazzolando la miniatura in questo modo qua. Lo faccio per tutti e quattro e ci vediamo. Allora, mentre faccio l'ultimo passaggio, che è il bianco, vi faccio notare questa cosa. La Army Painter ha fatto già da tempo fa, ma adesso li sta rifacendo tutti nuovi, li sta rilanciando, dei prodotti che si chiamano Game Master. Praticamente sono gli stessi colori, però fatti apposta per i dungeon, che praticamente è il nostro proprio, no? Quindi se qualcuno di voi avessi dubbi su che colori utilizzare, che colori comprare per poter fare le mura, le decorazioni, questo e quell'altro, può prendere tranquillamente un kit di Game Master che di base ha sempre i grigi per fare praticamente i dungeon. Ora guardate, l'ultimo effect, che è il bianco, vado a farlo più sugli spigoli che su altro e do praticamente più tridimensionalità alla miniatura senza andare a toccare troppo il resto, quindi tento di lasciarlo un po' cupo. Perché? Perché rispetto alle basi, che arriviamo quasi al bianco, qui non andiamo poi col contrast sopra, quindi devo stare attento a mantenere un livello di colorazione che non vada troppo oltre il grigio, insomma, no? Quindi il bianco, insomma, deve servire proprio per far risaltare gli spigoli in questo modo qua. Beh, molto semplice, andate di spigolo, facilissimo. E vi dico che è un po' faticoso fare le mura, perché purtroppo il pennello comincia a pesare dopo un po' sulla mano, almeno a me comincia a fare male tutta questa parte qua, ma cioè, perché veramente comincia a martellare e a farne magari decine e comincia a pesare. Quindi più andate morbidi meglio è, e quindi in questo caso guardate, è facilissimo, andate sugli spigoli, leggermente poi sulla parte in mezzo, proprio leggeri, e andate via subito. Vedete, in questo modo qua riuscite a far risaltare un pochino gli spigoli e poi risalta anche il muro. Poi andremo a decorare con varie situazioni che ci faranno praticamente migliorare, diciamo, la parvenza di realtà, quindi muschio piuttosto che l'acqua che esce fuori dal muro, e che i rivoli, lo sporco, il grime, eccetera eccetera. Il teschio ovviamente lo porto quasi al bianco, perché poi andremo semplicemente a fare la decorazione con l'osso
sopra in contrast, che è più facile che mai, e tutto questo per velocizzare, diciamo, tutta la dipintura, se si può dire, della decorazione, diciamo, di tutto quanto il tabellone. Se invece volete fare cose super fighe, super pro, eccetera, andate avanti a colorare praticamente tutto stratificando a mano, e chiaramente lo scheletro viene bellissimo, però sapete che il tavolo lo fate in un anno invece che in un mese, ok? Perché è ovvio che la decorazione fatta benissimo richiede ovviamente più tempo, no? Poi in realtà, se guardate col dry brush, l'effetto realismo è stupendo, e secondo me quasi quasi migliore che andare a fare tutto stratificato, no? Se la guardate così è proprio carina la parete. Io non andrei oltre questo, perché sinceramente mi piace proprio così. Poi de gustibus, come sempre, se a voi piace. Finisco questa parte qua e poi iniziamo a fare le decorazioni. Allora, abbiamo una battuta d'arresto per quanto riguarda la decorazione, che volevo farvi vedere in realtà di più in questo filmato, ma ve la spiego perché è semplicissima. Io volevo farvi vedere le ragnatele, cosa che faremo, quindi devo riprendere da Green Star World questi due prodotti, perché si sono praticamente completamente solidificati all'interno della bottiglietta in un anno che stavano lì. Allora, il primo è il praticamente Spider Serum, che è questo. Questo praticamente, messo nell'aerografo e spruzzato, crea un effetto ragnatela che vedete esattamente qui. Se volete vedere il tutorial potete andare praticamente indietro nei tutorial, e lo faccio proprio vedere su questo albero, e vedete che effetto fa, e rimane, perché questo è da più di un anno che è così, e guardate che effetto che ha. Quindi quando avete finito di dipingere, voi andate sopra una struttura come questa e lui vi simula, in un attimo mentre spruzzate vi simula l'effetto. L'altro prodotto che non dovete dimenticare è il cleaner, che praticamente ora si è completamente asciugato, non c'è più niente, ed era pieno, ce n'era metà, quindi probabilmente dopo un annetto sapete che questa roba finisce, e praticamente serve a pulire l'aerografo. Quindi riempite la boccetta dell'aerografo e lo svuotate anche un paio di volte per sapere che avete eliminato tutto quanto il siero, altrimenti la prossima volta che colorate vi ritrovate il siero che è indurito e purtroppo l'aerografo si rovina. Quindi pulirlo subito col cleaner. Detto questo, vi faccio vedere come creare una struttura, perché per avere questa cosa nelle nostre mura dobbiamo creare una sorta di ragnatela. Quello possiamo farlo con un'asticella di plastica come questa, che andiamo a scaldare in questo modo qui e a tirare. Guardate, vedete cosa sto facendo? Praticamente tiro una volta che l'ho scaldata e la lascio seccare. Quando si è seccata torna a essere dura come la plastica, e a quel punto la taglio con le tronchesine e ho praticamente una ragnatela sottile. Eccola qua. 1 e 2. Questa cosa qui, bambini, se state guardando, piuttosto che i genitori, fatelo sempre con papà e mamma, mi raccomando, perché altrimenti si rischia di farsi male col fuoco. Quindi non giocate troppo con queste cose, specialmente non a casa da soli. E vedete che cosa succede? Avete praticamente questa cosa qui, ok? E questo è importantissimo perché ci crea una struttura. Mi spiace veramente non potervela far vedere oggi, ma purtroppo la situazione è quella che è, si è bruciato, cioè praticamente si è seccato tutto, e quindi andiamo avanti in questo modo qui. Opla. Quando vedete che si piega, tirate, e se sentite che indurisce, mollate. Tenetela tesa per un pochino, in modo tale che vada a indurirsi tesa, e dopodiché potete appoggiarla e tagliare. Poi anche se non è completamente tesa, ok, nel frattempo si trova il sistema. Guardate che cosa viene fuori. Questo si usa anche, lo vedete nel mio tutorial, per fare le bave, per esempio, queste cose qua. E la stessa cosa, queste asticelle le trovate sempre da Green Star World, costerà €1 o qualcosa la confezione, ed è fantastica per fare queste cose qui. Ovviamente si può fare tutto anche in casa. Per avere questo risultato in casa ci vogliono delle Bic, però diciamo che la plastica della Bic è enorme, quindi quando brucia fa puzza in casa, non dovete inalare questa roba perché è plastica che brucia, e quindi insomma è diverso, no? Qui vedete che non brucia, in realtà non diventa nera se non esagerate, ed effettivamente è più sicuro lavorare per il discorso di tossicità. Ecco qua che comunque si stanno andando a creare le nostre ragnatele,
Io adesso tento di farne una qui in mezzo. E poi credo che questa plastica qui di Green Stuff sia proprio fatta apposta per fare questa cosa, eh. Quindi suppongo che sia fatta per durare lo stiramento, come sto stirando ora, e quindi a non bruciare subito e a non piegarsi subito e a diventare lineare. Quindi insomma anche quello fa, cioè nel senso che sapete che come sempre spendendo qualcosina il prodotto buono funziona sempre meglio del fai da te, ma è vero che il fai da te è spettacolare e se sapete farlo, insomma, ci sono modi per inventarsi l'alternativa. Allora io provo a fermarmi qui perché tanto poi non ho il siero e tanto vale che rischio solo di rovinare la struttura dopo. Questi pezzettini me li salvo perché possono servire per fare stalattiti, possono servire per fare bave di mostri vari attaccandole appunto alla bocca, e quindi insomma ci sono vari modi di lavorare questa roba. Ovviamente potreste lavorarla per esempio anche come vi ho fatto vedere nella puntata di Iridan, proprio la scorsa puntata, e come si può utilizzare per farla diventare una stalattite o una stalagmite. Meglio in questo caso stalattite dall'alto che pende dall'alto, anche se insomma anche di ghiaccio ci può essere la stalagmite, no? E quindi questo. Adesso prendete la colla gel, che è sempre che sta fuori, in questo caso Instant Glue Gel Formula, che è una cialoacrilica, quindi un attack, esattamente un attack, però gellosa, il che permette praticamente di mettere un po' in posa le cose man mano che le lavorate, e andate a cercare le misure per farvi una sorta di ragnatela, una struttura, no? Quindi per esempio se io voglio arrivare qui e andare qua, ecco, io vado a mettermi la colla in questa posizione, ok? Qui me la tengo ferma col pollice sotto, sopra vado a mettere una goccia di gel e lascio che si asciughi. Il pezzo che è in più, ve lo faccio vedere da vicino, ovviamente andrò a tagliarlo dopo. Quindi adesso questa mi resta in posa, in teoria. Qui è anche facile perché c'è l'angolino, vedete? E comunque non resta in posa, quindi mi raccomando, sapete che non è proprio una passeggiata questo lavoro, bisogna essere un po' pazienti. Andiamo a mettere una goccia di gel qui, ecco qua. Ovviamente nel dry brush queste due cose qui, queste due gocce si vedranno, nel senso che rimarrà lucido. Non vi preoccupate perché quando poi spruzzate sopra l'effetto ragnatela, tutta questa parte della struttura verrà ricoperta dalla ragnatela e quindi le gocce non si vedranno più, diventeranno ragnatela. Ok? Allora, siamo arrivati a questo punto, possiamo andare avanti con un altro pezzo. A questo punto incrocerei e andrei a fare una sorta di capanna, per capire, che fa così. Qui c'è già il gel, quindi approfitto. Vedete che la colla a gel ci mette un pochino a seccare, poi quando secca è attack a tutti gli effetti e c'è un'acrilica, quindi è comodo da utilizzare per questo motivo qua. Vado a prendermi la posizione e ho praticamente quello che mi serve. Ora io cerco di spingere un pochino nel gel questa parte qui, che ovviamente poi si sposta, e qui ci vuole un po' di pazienza, ragazzi, pazienza e delicatezza per riuscire ad avere l'effetto che ci interessa. Ora qui sopra vedo che non sta, metto un'altra goccia di gel. Ecco qua, adesso vado a levare questo, perfetto. Ora dovrebbe restare, quindi in teoria vado a prendere questo, spingo un po' in giù, visto che ci siamo, e metto una goccia qui. Eccolo là. E vedete che avete già fatto una struttura a capanna. Ovviamente ora ne mettiamo uno verso il basso, tipo questo. Possiamo allungare lui che è sottile e molto carino. Allora, ma questo in realtà tagliato in due dopo diventerà una ragnatela perfetta perché è venuto più sottile, e quindi questo me lo tengo
per subito dopo, tagliato in due. E questo qui è un po' più lungo, magari questo che è un po' rovinato lo possiamo utilizzare come capanna. Allora, ecco qua, vedete? Allora, visto che questo è un po' rovinato perché sotto non è dritto, lo taglio, tagliamolo qui, va là, e andiamo a posizionarlo in centro. Tanto quello che ci interessa è creare una struttura a triangolo capanna per poi mettere le trasversali. Quindi quello che ci interessa ora è questo, che non starà mai sullo spigolo, è complicato da fare, ma dovete avere pazienza. Questa è la parte della pazienza, dopodiché il resto viene figo, è facile da fare. Allora, questo dovrebbe riuscire a restare qua, quindi potrei per esempio usare, se vedete che proprio la colla vi imbroglia e non vi permette di fare quello che volete, anche se è gel, allora voi cosa fate? Potete usare l'attivatore che si compra sempre da Green Stuff. L'attivatore fa proprio, cioè una volta che lo spruzzate, fa diventare dura subito la cera acrilica e in quel modo lì non c'è scampo, in un attimo avete fatto incollare tutto. Tanto anche se dovesse lasciare tracce di bianco, perché l'attivatore fa diventare molto bianco, meglio, perché tanto sembrano nidi di insetto, proprio di ragno. Allora, questo l'abbiamo fatto così. A questo punto andiamo a prenderci le nostre trasversali. Ora potete farne tante o poche, quello che vi interessa è avere una struttura dove far attaccare la vostra ragnatela, quindi insomma non è che serva una cosa gigantesca, no? Però anche qui per esempio andate per esempio sopra, qui per esempio ho bisogno di meno spazio, quindi vado a tagliare qui e vado a metterla qua per esempio e metto sempre un po' di colla gel. La vedete? Sì, scusatemi che in telecamera ho zoomato e non so se la vedete. Ok, e qui deve restare, quindi fate in modo che resti in questo modo qua. Ok, altro pezzo che potete mettere per esempio al contrario e avanti così fino a quando sembra una ragnatela. Poi quando avremo il serum, adesso lo prendo, vi faccio vedere la puntata in più dove lo mettiamo finalmente e vedete che sarà proprio un effetto incredibile. Ecco qua. Allora, qui un altro pezzo di altra gocciolina qui e qui andiamo a farlo calare un po'. Ecco, sfruttiamo anche la gravità, eccola qui, e andiamo a mettere una goccia qui. Voilà. E avanti fino a quando vi piace a voi avere la struttura che sembri una ragnatela. Si può per esempio andare avanti in quel modo lì, voi calcolate insomma che dopo andiamo a tagliare ovviamente con il nostro taglierino e andiamo a levare diciamo le parti in più che in questo momento non la fanno sembrare una ragnatela, no? Ovviamente si deve essere asciugato, quindi basta lasciare asciugare. Questa comunque era la prima cosa che volevo farvi vedere in una notte come Halloween. Chiaramente l'effetto ragnatela ci manca, sarebbe stato stupendo, ma sapete insomma che è facile da fare come vi ho fatto vedere. Ovviamente quando si è asciugata, adesso lo facciamo magari a fine puntata, tagliamo via i pezzi in più e ci siamo. E questa è una. Il secondo effetto che voglio farvi vedere invece è quello semplicissimo diciamo la colorazione del nostro teschio. Quindi dove troviamo ossa, una volta che abbiamo fatto il dry brush, prendiamo il contrast Skeleton Horde, oppure possiamo prendere un equivalente diciamo della Warpaints, per esempio negli Speed Paint. Ci prendiamo il nostro colore che è fatto apposta per fare rosso e semplicemente andiamo sopra la miniatura easy, sereni, proprio così, in questo modo qua. Il contrast farà il suo mestiere, che già avrebbe fatto su un bianco, ma in questo caso, avendo anche lo zenitale con le ombre,
viene proprio ancora più facile creare l'effetto appunto chiaroscuro che si ha insomma sulle miniature, no? Ovviamente è una cosa easy fatta velocissima, però effettivamente crea l'effetto. Potete andare poi a sporcarlo con vari metodi che potrebbero essere, per esempio possiamo andare a fare una lavatura all'ultimo momento, ma lo scheletro praticamente già così è fatto, no? sul tabellone da gioco. È chiaro che così è molto basilare. Se volete potete addirittura andare a fare i colpi un po' di color osso per andare a migliorarlo, magari dopo ne facciamo qualcuno. È chiaro che se state facendo tutto il tavolo, per rendere intanto dipinto, la cosa più veloce è questa, e questo è semplicemente un'altra cosa che volevo farvi vedere. Altro effetto quindi è la ruggine. Allora, il Rogue Iron è un Warpaint Metallics, è molto utile per fare questa cosa perché come base ha una, vedete, componente violacea che ci va proprio a simulare il diciamo la ruggine. Quindi noi prendiamo un pennello decente, di grandezza decente, può essere un base per esempio, e andiamo a mettere un pochino di questo, tanto adesso poi qua andremo a eliminarlo, anche se lo andiamo a mettere a vivo in questo caso, e andiamo a metterlo, vedete, sulla parte del metallo. Siccome appunto non abbiamo la possibilità di fare un dry brush senza sporcare tutto, andiamo a rifinire tutte le parti metalliche dei muri in questo modo qua. Il Rogue Iron crea praticamente una base scura che non è nera, che possiamo dopo andare a dry brushare gentilmente, diciamo dolcemente, con un pennello più piccolino da dry brush, che ci permette di non sporcare il muro ma a fare praticamente la catena. Ovviamente l'altro vantaggio è che questo tipo di pigmentazione è già praticamente la simulazione della ruggine, perché è già un metallo completamente sciupato, rovinato, no? E quindi quello che andremo a fare dopo sarà semplicemente andare a fare un leggero dry brush metallico per far vedere le parti esposte, e dopo un'enorme lavatura con la ruggine per fare praticamente il nostro effetto. Io chiaramente in questo caso vi consiglio proprio spudoratamente il Rust che vi ho fatto vedere anche nella scorsa puntata con Illidan, che simula proprio la ruggine in maniera assurda, no? Però ci sono altri metodi e ora ve li faccio vedere. Attenzione. Intanto qui abbiamo fatto questo, lasciamolo asciugare e facciamoci l'altro. Ok, ovviamente sotto non servirebbe, ma tanto sono lì. Ok, e anche questo è fatto. Ce lo mettiamo da parte, prendiamo l'altro. Qui abbiamo tutta una struttura di metallo che sembrava quasi quella di un braciere, invece in realtà è semplicemente una struttura che ripara praticamente la parte esterna del mattone. Allora, faccio così con la punta non vado a sporcare, per il controllo, come vi dico sempre, il pennello dalla punta e non dal collo. Ecco. Ok, ora vado a cambiare posizione per fare tutti gli spigoli. È chiaro che tutta questa parte qui potete decidere voi quanto essere precisi, quanto andarci giù pesante, diciamo, con le decorazioni, nel senso che per esempio per come sono fatto io me li riprenderò piano piano e avrò
quindi un tavolo all'inizio leggermente più dipinto velocemente e poi me li riprendo uno per uno e man mano faccio vari effetti su uno per uno. Quindi potrebbe essere che magari dopo un anno o due che seguiamo Hero Quest Café abbiamo effettivamente un tavolo che sembra decorato meglio di quello che sarà all'inizio, no? Chiaro che non lo farò male all'inizio, però all'inizio avrà più dry brush, dopo andando avanti avrò fatto più colpetti di luce in giro, quando ho voglia mi prendo un pezzo o due e continuo ad andare avanti, no? Questo è il bello, e anche implementare in questo modo qua. Allora, qui abbiamo fatto così e vedete che qua abbiamo finito praticamente le pareti. Ora ci sarebbe quello delle ragnatele, dovrebbe essere già asciutto, vediamo se riesco ad andare in mezzo. Qui veramente serve poco o niente, perché poi la ragnatela andrà a coprire tutto, no? Quindi posso sporcare, posso andare via dritto. Urca, attenzione che qua la cianocrilica va a farmi il pennello nuovo. C'è ancora il gel che giustamente, essendo una formula più ritardata, sta facendo il suo mestiere, quindi ancora lì. Quindi questo lo lascio così, perché poi andrò semplicemente qua sull'esterno, magari sì, però andrò veramente a riempire di ragnatela e allora basterà lasciarlo così e farlo andare avanti così. Quindi lui lo mettiamo leggermente da parte in questo momento, dietro è perfetto, lo lasciamo in questo modo qua e semmai andiamo a decorarlo con altre questioni, come per esempio il discorso della lavatura, eccetera eccetera. Allora riprendiamo questo in mano, non andiamo nemmeno ad aspettare che asciughi troppo, tanto lo è praticamente già. Ci prendiamo un altro metallico, in questo caso io vado a prendere un nuovo plate mail metal che è Warpaints nuovo e vado a fare un bel dry brush, e quindi qui torniamo al dry brush, eccolo qua, poco poco perché tanto penso che non servirà moltissimo. Mi prendo un pennello asciutto un po' più piccolino, quindi vado a cercarmi qualcosa, vediamo un po' se questo va bene. Questo è un base per esempio, però può essere utile perché è un flat. Ne avrei anche di altro tipo, vediamo un po' questo come è preso. Ecco, guardate, questo è fantastico perché è un dry brush serie più piccolino. Questo è della Green Stuff, potete prenderli, tra poco mi stanno arrivando quelli di Army Painter nuovi, che sono sostanzialmente 3 come quelli di Artis Opus, che poi ne fa in realtà di più adesso, ma di base ve ne vendono 3 e non costano tanto, mi sembra 19 euro, non di più, e li trovate scontati per esempio anche su Ars. Allora voi vi fate un piccolo dry brush come sempre e andate a dry brushare la catena, semplice semplice, senza fare tanti passaggi, ci siete già, eccola qua, avete già fatto la vostra catena metallica, passate a quella dopo, andate abbastanza veloci perché qui c'è da fare un tavolo intero, quindi viaggiate, ok, con la velocità, sempre leggerissimi. Questo colore tra l'altro è fantastico, i nuovi veramente pigmentano in un modo diverso, I nuovi Warpaints, ragazzi, sono veramente fatti bene. Siamo a livelli, ve lo dicevo anche in altri video, degli AK piuttosto che per esempio gli Scale, cioè siamo dei Valleo, ci sono veramente delle belle colorazioni che coprono veramente tanto bene. Allora, questo addirittura è ancora un po' bagnato, però andiamo a dare un po' di spigolo. Facile facile e veloce. Dai brushate, dategli un po' di parvenza di metallo sugli spigoli e siete a posto. Non esagerate, tanto poi adesso andiamo a coprire tutto con il prossimo effetto che vi faccio vedere, e questo è un altro effetto che effettivamente potrebbe risultare utile. Allora, questo quando lavorate così sulla tavoletta del dry brush, poi asciugate, si asciuga da sé il resto del colore e avete recuperato la tavoletta. E non abbiate paura della texturizzazione fatta apposta per il pennello dry brush, perché tanto quando voi andate ad asciugare il colore stesso fa quell'effetto lì. Allora vado a mettermi il pennello via,
Questo è un ottimo pennello dry brush, piccolino così, veramente fantastico. Allora, torniamo di qua perché in teoria si è già asciugata rispetto alle altre. Calcolate che più mura fate, più ovviamente quando riprendete l'ultimo che avete, il primo che avete fatto, avrete questa facilità di poter lavorare. Vi prendete un Typhus Corrosion Technical, è della Games Workshop, questo per farvi vedere un effetto un po' diverso di ruggine rispetto a mettere direttamente la ruggine, no? Il Typhus Corrosion crea praticamente una sorta di texture, quindi dentro ha leggermente un po' di sabbia, e andate a ricoprire di nuovo la vostra catena. Ecco perché prima vi dicevo tranquilli con il dry brush, perché tanto poi si va a coprire in questo modo qui, e quando sarà completamente asciutto vedete l'effetto, praticamente va proprio a texturizzare la catena. Lo faccio su tutti quanti i miei metalli, ovviamente questo se volete la ruggine, altrimenti date un altro colpettino col silver e lo lasciate praticamente così com'è e avete un metallo normale, ok? Io ora le sto facendo tutte arrugginite anche perché questa è una puntata speciale su Halloween e bisogna andare giù di cose terrificanti, quindi brutte e trasandate perché lo richiede la tradizione della festa. Allora, ecco qui, magari se volete non lo mettete dappertutto, andate un po' a caso e fate in modo che risulti in questo modo qui. Ecco qua. Ecco, questo per esempio è utile da mettere sulle quelle due che stanno dietro la ragnatela, perché in questo modo qua avete già praticamente fatto l'effetto e dopo, quando ci sarà la ragnatela, si vedrà scuro sotto, si vedrà un po' arrugginito e via. Ok, questo ce la teniamo sempre qui da parte. E qui avete usato il Typhus Corrosion, altra tecnica. È il momento semplicissimo del Nuln Oil o di qualsiasi nero che voi troviate, va benissimo anche appunto della Warpaints, e andate a fare uno shade, quindi nero in questo caso, sui muri, mentre lasciamo asciugare il resto. Vedete qua ho messo già un pochino di luci di nuovo metalliche, in modo tale che ho fatto risaltare di nuovo il metallo, le parti sporgenti, e in questo modo praticamente abbiamo fatto le nostre catene arrugginite, che dopo andremo a lavorare definitivamente con Rust per mettere un po' di arancione. Potete appunto lavorarle anche con un arancione. Allora adesso col Nuln Oil vado dentro i bordi per andare a risaltare, a far risaltare praticamente il mattone nelle parti in cui si è ingrigito troppo. Ovviamente in questo modo, andando solamente sugli interni, come vedete qui per esempio, la parte esterna che rimane andrà a sfumare e quindi avrò fatto risaltare praticamente il mattone e avrò levato questo effetto bianco esagerato sfumandolo un pochino. E questo semplice così, fatelo per tutti i mattoni. A tra poco. Ok ragazzi, è arrivato il momento del nostro Rust. Nel frattempo vi faccio vedere come è venuto fuori la parete con il Nuln Oil che va a dare praticamente più ombra alla catena, lo scheletro. Io già qua mi potrei fermare, vado a mettere il Rust perché è proprio un effetto talmente bello che se ce l'ho in casa non posso rinunciarvi. Allora prendo praticamente il mio Rust e lo vado a mettere in giro sulla mia catena a caso, cioè così come vedete, buttando un po' qua un po' là, e lascio che asciughi. Il Rust fa tutto da solo, non serve fare veramente niente, basta semplicemente metterlo dove volete e lui farà il vostro effetto ruggine, che verrà fuori spettacolare perché in certi punti andrà proprio a diventare arancione, simulando proprio quell'effetto. Guardate, ve ne lascio una qui mentre lavoro l'altra, così vedete nel frattempo come si asciuga a vista d'occhio e diventa proprio in quel modo. Allora qua vado a prendermi le mie altre catene, ecco, qui voglio farlo molto perché mi piace proprio vedere queste parti qua che vanno a diventare più arancioni. Chiaramente se non avete questo effetto
poco importa, andate praticamente a simulare la ruggine con un dry brush arancione, quindi molto leggeri. In quel caso vi prendete appunto un arancione, che tra le altre c'è anche fatto proprio ad effetto, ce l'ha per esempio proprio la War Paints, quindi proprio la di Army Painter, e ve lo faccio vedere subito. È questo qui, è il Dry Rust. Il Dry Rust serve proprio con un dry brush, anche questo è leggermente texturizzato, quindi va a mettere un pochino di e come si dice, mi viene la parola, un po' di, diciamo, texture, che appunto sono sabbie e cose di questo genere, e avete proprio lo stesso effetto che vi dà il Typhoon Corrosion. In questo caso, vedete, man mano che si asciuga il rust, l'effetto è proprio strabiliante, perché va proprio a simulare la ruggine facendo proprio l'arancione per conto proprio, e in certi punti dove secca più in superficie diventa più arancione, nei punti dei recessi diventa e rimane più scuro, e quindi fa questo effetto che vedete, che è spettacolare. Ok ragazzi, io per questa puntata ho finito. Guardate, nel frattempo ho visto ora che mi manca un pezzo di rust proprio nella parte più divertente, che è quella della finestra. Se avete domande scrivetemi nei commenti, ovviamente, perché qui adesso stiamo cominciando ad andare avanti con le decorazioni in maniera massiccia e andremo avanti via spediti. Tra un pochino io comincerò a dipingere e a farvi vedere semplicemente cosa ho dipinto, ok? E niente, semplicemente vi aspetto. Questa è la famosa ragnatela, la vedremo poi, non vi preoccupate, promesso. Adesso appena faccio un ordine da Green Stuff vado a riprendermi tutta quella parte lì e andiamo a vederla subito. E niente ragazzi, vi auguro un buon dolcetto e scherzetto, un bel recap, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao. Naviganti nel lobby, grazie per essere rimasti con noi in questa notte particolare. Vi auguro di divertirvi, mi raccomando, non fate cavolate, e nel frattempo preparatevi, perché andremo avanti col tavolo di HeroQuest 3D e sarà uno spettacolo quando sarà completamente dipinto in questo modo. Ok? Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!